Spesso si sente dire i poveri ci sono sempre stati, sempre ci saranno. Ecco, questa è un'affermazione molto superficiale, perché manca di farci capire che è diversa la natura delle cause generatrici della povertà. La povertà di ieri intendo dire fino agli inizi del 1900, era dovuta a scarsità di risorse, non ce n'era per tutti. Gli storici economici hanno posto il 1920 come l'anno a partire dal quale per la prima volta dopo millenni l'umanità si è liberata dal giogo della scarsità materiale, della scarsità fisica. Cioè dire, il sistema produttivo non produceva abbastanza cibo per sfamare tutti. A partire dal 1920 non è più così. Eppure i poveri ci sono anche oggi. Allora come spiegare questo apparente paradosso? Appunto, che la povertà non è di oggi, non è legata alla scarsità di risorse, ma alla scarsità delle istituzioni economiche e giuridiche. Questo è il punto. Cioè dire, se oggi c'è gente che muore di fame, non è perché manca il riso, perché mancano le granaglie. Anzi, molto spesso noi vediamo che questi beni alimentari vengono letteralmente distrutti. Per non parlare poi degli sprechi. Leggevo recentemente una statistica che nel nostro paese, in Italia, ogni anno vengono letteralmente sprecati, cioè buttandoli nel bidone dell'immondizia, della spazzatura, centinaia di tonnellate di cibo. Quindi basterebbe, pur dimenticando questo aspetto, che pure è rilevante, rimane il fatto che la povertà oggi è dovuta al fatto che le istituzioni economiche e finanziarie che operano a livello globale hanno effetti perversi. Faccio un esempio per far capire il punto. Nel 2007, quindi 2 anni fa, si registrò nei paesi soprattutto del sud-est asiatico un aumento delle persone morte per denutrizione, per fame, dovuto alla circostanza che il prezzo delle granaglie e del riso era aumentato nel giro di poche settimane del 45-50%. Perché? Uno potrebbe dire, se il prezzo aumenta è perché c'è una scarsa produzione. No, il contrario, la produzione era sovrabbondante. E allora la spiegazione è questa, che la borsa di Chicago, negli Stati Uniti, aveva consentito l'emissione di derivati, i derivati sono dei prodotti finanziari di cui oggi tutti parlano, anche sul prezzo del grano e sul prezzo del riso. Questi derivati si chiamano futures, cioè dire gli speculatori scommettono sull'andamento dei prezzi. Quindi se noi ammettiamo la speculazione su merci di primaria importanza come questi generi alimentari, è evidente che il prezzo è destinato ad aumentare, perché io compro oggi un future sul grano a 100 e mi aspetto di rivenderlo dopo un mese a 110, a 120, quindi farò di tutto perché il prezzo vada in aumento. Quindi questo aumento del prezzo, che ha provocato nel 2007 alcuni milioni di morti, milioni di persone morte di fame, non è accaduto perché appunto si era verificata una carestia o uno tsunami aveva distrutto le scorte, come qualcuno potrebbe pensare, ma semplicemente al fatto che si è consentito di estendere il gioco speculativo anche sui beni di primaria necessità. Questo è quello che si intendevo dire con una scarsità di istituzioni. E così via con tanti altri esempi. Quindi in conclusione, oggi la fame è sempre esistita, ma la fame di ieri in un certo modo era quasi inevitabile e quindi l'unica cosa da fare era quella di essere un po', come dire, solidali. La fame di oggi non è di questo tipo. Deve essere aggredita modificando l'assetto istituzionale, modificando cioè le regole del gioco economico e soprattutto del gioco finanziario, quello che adesso in questi ultimissimi mesi si sta cercando di fare al seguito della crisi finanziaria ed economica.